Ciao a tutti e bentornati nella nostra cucina. Oggi io e Daniele prepareremo un dolce tipico piemontese, il bunette, che è una sorta di budino. Ne esistono due versioni, la più classica è al cioccolato, noi faremo l'altra versione, quella chiara, bianca. La ricetta ce l'ha data mia madre, quindi è una ricetta veramente tipica e per realizzarla ci serviranno 8 cucchiai di zucchero, un etto di amaretti, mezzo litro di latte, 8 uova e del marsala. Cominciamo. Per prima cosa andiamo a dividere i tuorli dagli albumi, perché per questa ricetta ci servono 8 tuorli e 2 albumi che monteremo poi a neve. Ad aggiungere 8 cucchiai di zucchero, dopodiché mettiamo nel mixer e andiamo a miscelare finché non diventa una crema. Battuto con lo zucchero è pronto, adesso andiamo a montare a neve gli albumi. Bene, abbiamo montato a neve gli albumi, adesso andiamo ad unire il rosso e lo zucchero con gli albumi, lo mischiamo e poi aggiungiamo anche mezzo litro di latte. Spezzettiamo gli amaretti e poi li andiamo a bagnare con il marsala. Adesso andiamo ad unire tutti gli ingredienti, quindi sia la nostra crema con le uova che gli amaretti. Adesso lo mettiamo a riposare per un attimo in frigo, nel frattempo noi caramelliamo dello zucchero sul fondo dello stampo per il bunette. Abbiamo steso sulla nostra forma per il bunette, adesso possiamo incorporare il nostro composto, dopodiché lo cuoceremo a bagnomaria sui fornelli in una pentola più alta dello stampo, lo copriremo con l'alluminio e cuocerà per circa mezz'ora. L'acqua, fate attenzione, non deve bollire, soprattutto non deve entrare dentro lo stampo. Il bunette sta cuocendo, dovrà restare a bagnomaria almeno per mezz'ora, dopodiché per essere sicuri che sia cotto si fa la prova dello stuzzicadenti, se esce asciutto vuol dire che è pronto. Noi ci vediamo fra mezz'ora. È passata mezz'ora, il bunette è cotto, adesso dobbiamo farlo raffreddare perfettamente e quando sarà il momento di girarlo lo scalderemo leggermente solo per far sciogliere il caramello e per facilitare appunto il rovesciamento. Quindi ci vediamo più tardi. Sono
Passate un po' di ore, abbiamo lasciato il bunette a riposare in frigo. Adesso prima di rigirarlo lo scaldiamo leggermente nell'acqua tiepida in modo che il caramello si sciolga e poi appunto possiamo impiattarlo. Ok, ci siamo. È il momento della verità. Oh. Ta-da! Ed ecco qui il nostro bunette pronto. Come sempre noi speriamo che questa ricetta vi sia piaciuta. Se così è, non dimenticatevi di cliccare mi piace qui su YouTube e di condividere questo video oppure il post sul mio blog con tutti i vostri amici. E già che siete di strada, iscrivetevi al mio canale. Per oggi è tutto, noi vi diciamo buon appetito e come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Sono contenta. Ce l'abbiamo fatta fare anche. Shadow Man. No. Ciao a tutti e ben ritrovati! Anche questa settimana ho deciso di dedicare un tutorial alle card fatte a mano. Vi mostrerò infatti come creare questo colorato biglietto di auguri personalizzato utilizzando alcune tecniche base dello scrapbooking.